Ciao e bentornati sul mio canale. Nel breve video di oggi vi parlerò della cosiddetta riga di base o foundation row in inglese nella lavorazione a uncinetto tunisino. Anche oggi, come vedete, ho scelto un filato casuale e un uncinetto normale, standard, dello spessore giusto per questo tipo di filato, quindi in questo caso un 5 mm. Dunque, dicevo, il giro di base. Qui ho iniziato già con un cappio sull'uncinetto e vado a fare la mia catenella. Anche oggi la farò di 10 maglie, è abbastanza irrilevante per mostrarvi questa tecnica. Qui sono a 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Non è necessaria ovviamente una catenella in più, come invece è per l'uncinetto classico, perché come vi ho mostrato nel video precedente, il video diciamo introduttivo, nell'uncinetto tunisino si caricano dei punti, delle asole sull'uncinetto stesso e l'asola che io mi ritrovo sull'uncinetto alla fine della catenella, diciamo, è già il primo punto della mia riga, ok? Allora, la riga di base. Innanzitutto è fondamentale capire che una riga completa a uncinetto tunisino si ottiene tramite una cosiddetta fase di andata, in cui vengono caricati tutti i punti o le asole sull'uncinetto, e una cosiddetta fase di ritorno, che è la fase in cui questi punti vengono scaricati dall'uncinetto. Ma ora vi mostro quello che intendo. Allora, come dicevo, l'asola che mi ritrovo sull'uncino è già il primo punto della mia fase di andata, no? E poi comincio a caricare i punti prendendoli dalla catenella iniziale, e quindi partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto vado a inserire l'uncino nel primo punto, getto il filo, lo raccolgo con l'uncino, passo attraverso la catenella e tiro su, diciamo, una seconda asola sull'uncino, e questo è il punto numero 2. E così proseguo. Inserisco la testa dell'uncinetto nella terza catenella, raccolgo il filo, passo attraverso la catenella e porto sull'uncino una terza maglia, e così continuo fino alla fine. Vedete? Magari conto i punti man mano che li raccolgo, sono a 6, la catenella era di 10 punti e io voglio avere 10 punti, quindi sono a 7, 8, 9 e 10. E qui la fase di andata è terminata, ma ovviamente io mi ritrovo con tutti i punti sull'uncino e ora li devo scaricare con la fase di ritorno, che si fa in questo modo. Faccio un gettato e lo passo dapprima attraverso una sola asola, la prima che trovo e l'ultima che ho tirato su nella fase di andata, poi faccio un altro gettato e passo questa volta attraverso 2 asole contemporaneamente, e così proseguo nella fase di ritorno, facendo un gettato e passando attraverso 2 asole contemporaneamente, così, 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 eccetera,
finché non mi ritrovo con un'asola sola sull'uncino che già conta come primo punto o come punto di bordo della riga numero 2. Ovviamente per me io conto la riga di base come riga numero 1, perché in questo momento io ho completato la prima riga del lavoro, no? Del mio progetto. E quindi, come vi ho detto, ho fatto un'andata, una fase in cui ho raccolto tutti i punti sull'uncino, e un ritorno in cui ho scaricato tutti questi punti. Dunque è bene sapere che la riga di base spesso è creata in questo modo quasi sempre, indipendentemente dal progetto che seguirà o anche dal punto che utilizzeremo nel nostro progetto. Quindi mettiamo che usiamo un punto completamente diverso da questo, che è, tutto sommato è il punto semplice dell'uncinetto tunisino. Bene, la riga di base viene solitamente creata in questo modo sempre, solitamente, salvo rare eccezioni. Dunque, d'ora in poi, quando vi mostrerò nuovi punti a uncinetto tunisino o progetti o altro, quando parlerò di riga di base, io mi riferirò a questa lavorazione che vi ho mostrato nel video di oggi. E dunque questo è tutto per questa volta e ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, questo e anche al mio secondo canale in inglese che è già pieno di contenuti sull'uncinetto tunisino e non solo, e si chiama Hook Loop Sara Crochet. Lo trovate sempre su YouTube, ovviamente. Io vi saluto, alla prossima. Ciao!